Buongiorno ragazzi! Buongiorno e buon pranzo! E buon pranzo! Oggi la giornata è giunta a metà alla pausa pranzo. Stamani abbiamo lavorato e abbiamo dormito in questo luogo vicino alla città di Alba Iulia. Un'area di sosta, Un'area di sosta libera. Che è un po' un parco, un misto fra parco giochi, area picnic e zona camper. Addirittura ci sono le colonnine con la corrente elettrica. E alla fine ci siamo attaccati anche noi. Stanotte come abbiamo dormito? Lo diciamo ai nostri amici? Bene, perché è stato silenzioso fino a un certo punto, verso tipo mezzanotte e l'una, che sono arrivati questi signori simpatici a fare le loro sgommate o burnout, come si suol dire. E quindi per una mezz'oretta, 40 minuti hanno fatto le sgommate ripetutamente, andando a tutta velocità nel piazzale. Qui dietro c'è un piazzale sterrato che porta qui all'area di sosta. Sembrava di averli dentro il camper. Sì, è stato, insomma, abbiamo incrociato le dita perché ho detto se tutta la notte è così ci dobbiamo spostare. Invece per fortuna non è durata molto, poi se ne sono andati. Sì, capitano spesso. La paura più grande è che possano sbandare, fare una cavolata e venirci addosso, tirarci i sassi, perché qui non è sterrato, è tutta ghiaia e quindi con le sgommate alzavano un po' di polverone. Però è andata bene, dai. È andata bene, quindi insomma. Vabbè, alla fine insomma siamo qui, oggi è una giornata un po' velata, il cielo è un po' coperto, però si sta abbastanza bene, stiamo pranzando con il portellone aperto. Oggi è una giornata che ce la siamo presa di stop, perché abbiamo corso in questi giorni, nel senso che insomma abbiamo fatto tanti chilometri. Abbiamo fatto tanti chilometri e volevamo appunto arrivare in queste zone che sono quelle, il nucleo, il fulcro, la Transilvania, quella che ci interessava maggiormente. Quindi ora ci siamo e oggi abbiamo detto rallentiamo un attimo, facciamo le cose che dobbiamo fare. Dobbiamo dare una sistematina al camper, farci dopo la doccia, capelli, pulire Charlie, qualche lavoretto di aggiustamento. Le solite viti da stringere perché quando si chiappano le buche si muove tutto. Esatto, queste cose qui. E quindi poi domani sarà un'altra giornata di scoperta. No ragazzi, non è un altro giorno, è sempre il solito pomeriggio. Quasi sera. Non siamo impazziti, ma ci stiamo spostando. Abbiamo lasciato a malincuore quella bella area camper qui a Alba Iulia. Probabilmente ci ripasseremo in futuro, tutto da vedere. E ripeto, non siamo impazziti perché ci vogliamo avvicinare a una meta che sognavamo di vedere da tanto tempo. Domani il meteo e anche nel proseguo dei giorni ha messo sole pieno, quindi abbiamo deciso di avvicinarsi. Siccome manca un'ora e un quarto a questo inizio, diciamo, del percorso che vogliamo fare, perché si tratta di un percorso, vogliamo guadagnare, diciamo, tempo stasera, avvicinandoci appunto, come vi dicevo, e dormendo in zona. Così domani mattina, fatta colazione, saremo pimpanti per affrontare la nuova tappa. Ciao, non vediamo l'ora. Come vedete stiamo percorrendo anche un tratto di autostrada. Vi ricordiamo che in Romania dovete fare una vignetta che copre tutte le strade, sia le autostrade che le strade secondarie, e quindi praticamente l'autostrada poi è gratuita perché è coperta dalla vignetta, un po' come funziona anche in Svizzera. Quindi dobbiamo fare ancora un'ottantina di chilometri, ne approfittiamo e facciamo uno spostamento veloce. Guardate che paesaggio transilvanico! Perché siamo di fatto in Transilvania. Cerchiamo di arrivare il prima possibile perché, come sapete, non vogliamo guidare al buio. Abbiamo individuato un posto dove fermarci e poi domani io ho grandi aspettative per domani, mi raccomando, non vi scollate da lì. La volevate la Transilvania?
Buongiorno. Buongiorno, insomma Un po' frescolino stamani. Abbiamo dormito sotto zero, però dentro Charlie, di la verità. no, non ci sono problemi al momento, insomma, dipende il sotto zero quant'è, però no, per pochi gradi, -1 dovrebbe aver fatto. Comunque no, si sta bene dentro. Poi la mattina prima di scendere dal letto accendiamo il nostro amico Chinese. Abbiamo dormito nel paesino di Avrig e adesso ci mettiamo in moto perché dobbiamo fare almeno una mezz'oretta di strada per raggiungere il punto culmine dell'inizio di questa tappa, che speriamo sia una tappa epica per noi. Esatto, poi vi spieghiamo perché l'abbiamo voluta fare subito e diciamo abbiamo fatto un po' un taglio al giro che volevamo fare. Abbiamo letto alcune notizie sul web e quindi o la facciamo adesso se va tutto bene, oppure non possiamo farla in questo periodo, quindi poi dopo vi spieghiamo meglio. Ragazzi, ci stiamo godendo appieno in silenzio questa meravigliosa strada e i suoi colori autunnali sono meravigliosi. Poi fra breve faremo una sosta e vi spiegheremo di più. Nel frattempo siamo già saliti a 1000 metri di quota. Vitamins and history books, psychology and a different way to look at it all. 'Cause my perspective is broken. If suffering's a way to earn your keep, I better start putting miles on my feet. But I'm so tired of wandering. Yeah, I'm lost, but I'm living. Yeah, I'm lost. Ci siamo fermati al primo punto di osservazione panoramico. Come vedete inizia ad arrivare anche un po' di gente. Fortunatamente c'è il sole e, come abbiamo visto nei giorni passati, oggi era la giornata ideale. Come vedete non abbiamo nessuna nuvola nel cielo, ci sono 5-6 gradi, però con il sole non si sentono. Si sentono secondo te? No, vabbè, al sole si sta bene, dai. Diciamo. Anche perché siamo a 1600 metri sul livello del mare. Sì, ma lo Dove vogliamo siamo? dire ai nostri amici dove siamo? Perché abbiamo fatto tutta questa pappina iniziale. Dove siamo e perché siamo qua soprattutto? Allora, siamo sulla famosa strada che si chiama, aiuto, perché è uno scioglilingua,
Transfagarashan, così credo che si Hai pronunci. detto bene. Credo Al primo che sì. colpo. Abbiamo fatto prima lo scioglilingua tipo ritornello. Ed è una delle strade panoramiche, sicuramente la più famosa della Romania, ma probabilmente anche dell'Europa. Ora non vogliamo togliere niente a quelle del nord Europa, però comunque è una strada che attraversa i Monti Carpazi. È lunga, pensate, una novantina di chilometri, 92 per la precisione. È una parte della strada nazionale 7C che collega appunto la Transilvania, la regione dove ci troviamo noi, con la regione successiva che si chiama Muntenia. Il punto più alto che attraverseremo si trova nei pressi del lago Balea, a 2042 metri sul livello del mare. E per arrivare lì c'è una serie di tornanti veramente insidiosi che hanno reso celebre appunto questa strada. Perché avevamo fretta di arrivare qua in questa strada? Era una tappa che ci eravamo prefissati di fare e avevamo fretta perché questa strada per un tratto di 27 km, pensate, è chiusa 8 mesi all'anno. Tanto è in alta quota che addirittura dicono che gli spazzaneve non riescono a tenerla pulita e quindi la chiudono per questo periodo dell'anno. Quindi dai primi di novembre fino, dice il web, fino ai primi di luglio. Quindi diciamo che avevamo fretta di trovarla aperta. Ancora non siamo arrivati proprio nel cuore, però non abbiamo trovato cartelli e segnali di chiusura, perché d'inverno oltre al discorso neve aumenta anche il periodo di frane, valanghe, smottamenti eccetera eccetera, e quindi diciamo che la regione ha deciso di tenerla chiusa per questo periodo. Due cenni storici su questa strada. È stata voluta da Ceausescu all'inizio degli anni 70 e era una strada che doveva servire diciamo in caso di fuga anche bellica, doveva far agevolare la fuga. Invece adesso è diventata tutt'altro, un'attrattiva turistica non da poco. Ci sono state anche delle controversie su questa strada, perché sono stati, come potete immaginare, impiegati tantissimi uomini, tantissimi soldi, e per costruirla ci sono voluti addirittura 6.000 tonnellate di dinamite per aprire i varchi, 4 anni di lavori pieni, 40 morti addirittura purtroppo e 240 feriti, perché abbiamo letto che essendo molto pendente anche i lavori per costruirla hanno messo a rischio delle vite, quindi ci sono caduti nei burroni caterpillar, uomini scivolando nei burroni. Purtroppo è stata pagata, diciamo così, a costo di vite umane. La Romania si può fregiare a proprio titolo di questa costruzione perché è stata interamente voluta e costruita dallo Stato rumeno ed è stata costruita grazie a una collaborazione tra civili e militari. La costruzione di questa strada non è stata fatta soltanto per scopi militari, ma ha avuto anche finalità turistiche ed industriali, direi soprattutto turistiche, vedendo la quantità di persone che fuori stagione, perché possiamo dirlo, si fermano e transitano su questa strada. Ma c'è anche un altro motivo per cui questa strada attira tanti turisti e per cui ha attirato noi. In parte. In parte. Questa è una famosissima strada dove si possono vedere e incontrare gli orsi. Liberi nel loro habitat naturale, e ci teniamo a sottolineare questa cosa. Non sono in recinti o messi lì per scopi turistici. Ad oggi è l'animale che popola maggiormente queste montagne e non è difficile incontrarlo. L'abbiamo letto su tantissimi siti, su tantissime guide turistiche. Speriamo di essere altrettanto fortunati. Abbiamo già incontrato diversi cartelli dove avvisano le persone di non dare da mangiare appunto agli orsi, mi raccomando, essendo animali selvatici, e quindi non vanno alterati i loro ritmi biologici. Abbiamo visto dei video dove addirittura le persone incontravano anche decine di orsi. Ora noi speriamo che non siano già andati in letargo, perché come sapete gli orsi, quando inizia ad arrivare il freddo, iniziano a ritirarsi. Un'altra cosa che abbiamo visto: dal lago Balea scende un fiume e forma varie cascate.
Alle nostre spalle infatti c'è la cascata Balea e alla fine di questo fiume troviamo il primo rifugio che incontrate salendo dalla strada. Giusto. A questo rifugio potete prendere una cabinovia che vi porta su nel punto più alto, e questa cabinovia è aperta tutto l'anno, quindi d'inverno, quando la strada è chiusa, potete comunque salire Usare quella, sì. attraverso la cabinovia. E sicuramente sarà un paesaggio meraviglioso, cioè sarà da brividi. Immaginati con la neve qua, che cosa deve essere? Un freddo, però meraviglioso. Già ora è veramente incantevole. Ci siamo messi così a guardare queste montagne e ti rapiscono. Ma lo sai che il sole mi sta iniziando a cuocere la faccia? Siamo a 1600 bronza, metri. No, devo dire che non è freddo. Sotto al sole così si sta bene. Ma bando alle ciance, direi di salire. Siamo ripartiti e avete visto sulla mappa i tornanti che andremo ad affrontare. Sono dei tornanti, ragazzi, da paura! Commenta a caldo, commenta a caldo. A caldo poco direi, perché siamo a 1900 ragazzi, 1900 metri. No, non è freddissimo, però è meraviglioso! Abbiamo fatto una strada meravigliosa, sembra la pista della Polysteel, perché poi hanno messo tutti i guardrail rossi e bianchi, veramente sembra la pista della Polysteel, e da guidare vi garantisco che è fantastica. Per i motociclisti o gli appassionati, insomma, di strade di montagna, non vi dovete far scappare questa Transfagarasan. E anche con il camper comunque è fattibile. No, anche con il camper. Quindi, amici camperisti italiani o possessori di van, veniteci. Ve lo super consigliamo perché è un po' impegnativa da fare, perché ovviamente non è una strada dritta, quello lo diciamo, ma è completamente asfaltata, tutta. L'asfalto è in buone condizioni, è tutta a doppio senso di marcia e ci sono tutte queste aree, queste piazzole di sosta dove vi potete fermare a fare foto, quindi probabilmente nel periodo estivo è bella trafficata. E anche la pendenza alla fine non è impegnativa, ci può avvenire veramente qualunque mezzo. Nel frattempo arriva anche un altro van, abbiamo trovato qualche tedesco e anche una carovana di fuoristrada prima.
E poi notiamo che oltre alla strada asfaltata ci sono dei sentieri sterrati. Non so se sono fattibili con i quad, con le moto da cross, o se sono solamente da fare a piedi. Però io non mi avventurerei perché lì è tutto ghiaia, è un po' pericoloso. Siamo pronti al decollo? È concentrato. Take on! Wow! Ciao Atlas, fai il tuo lavoro, eh? E se non merita volare qui, dove? Ghiacciata, eh? Ah, freschino, qui. Ora capite perché d'inverno la chiudono, perché qui già tutti i rivoli d'acqua sono già tutti congelati. Quassù è brullo, senza alberi, è surreale questo panorama, è veramente surreale. Perché la quota da raggiungere è 2042 metri, noi eravamo a 1900, quindi si sale un altro pochino. Wow! Ci siamo rifermati perché qui ogni curva merita una sosta. È vero. Siamo praticamente a 2000 metri. È partita adesso la cabinovia rossa, che si vede bene nel panorama, è già laggiù. Guarda. Ora in telecamera non si vede perché è già lontana. Ma è quel puntino rosso sul secondo palo. Questa è la zona più turistica con tanto di parcheggio. E qui c'è il lago, Ah, ecco perché c'è tutto questo caos.
Bene, abbiamo parcheggiato Charlie, ora andiamo a vedere il lago Balea che si trova a 2042 metri. Qui in cima c'è anche un parcheggio a pagamento, costa 60 lei, Wow. che sono 12 euro. Ovviamente in alta stagione immaginiamo essere un po' difficile trovare parcheggio, ma ora non abbiamo problemi. Vi facciamo vedere subito il lago che abbiamo davanti a noi. Chissà se lui farà il bagno. Lui è in costume da bagno. Lo farà il tuffo? Arrivati ragazzi, c'è un po' di sporcizia, ma questo purtroppo quando c'è tanta gente si sa. Che schifo, madonna. Caldo. Guarda qua. Questo dovrebbe essere un lago incontaminato di montagna. Ma porca miseria. Non è freddo, vero, a 2000 No, metri? per niente, c'è il sole, si sta una meraviglia. Unica nota dolente, la troppa immondizia. E questo mi dispiace. E qui ragazzi vediamo anche una cascata di ghiaccio. Pensate d'inverno cosa deve essere quando ci nevica. Nella fascia pranzo e qua c'è un bel pit stop per fare pranzo appunto con formaggi, salumi. E ora entriamo nel tunnel. Mamma di turchi. Che tunnel. Dopo la salita c'è sempre la discesa. Giù come le zucche! Era tanto che non lo dicevo, E con questo splendido panorama ora mangiamo, perché la fame è veramente tanta. Sì, abbiamo scarpinato, Io sono in maglietta a maniche corte, vi rendete conto? A 2000 metri. C'è una bella aria fresca, però non è freddissimo, devo essere onesta. Panorama veramente bello e ci godiamo un pranzo con questa vista meravigliosa, che viene anche più fame. Non avevamo problemi, comunque. Buon appetito! E dopo la pausa pranzo si riparte per completare la discesa. Ci sono ancora tanti punti dove fermarsi a vedere un po' di cose belline da... E tante sorprese. interessanti.
Abbiamo percorso qualche tornante e ci siamo fermati in un altro punto panoramico. Da questo punto iniziano di nuovo i boschi, ma prima andiamo a vedere una cascata, che è il proseguo del fiume che abbiamo visto prima. Abbiamo percorso un'altra ventina di chilometri attraversando dei boschi veramente incredibili, bellissimi, con un foliage, colori autunnali da urlo. E siamo arrivati a 800 metri con questa bella vista sul lago Vidraru, che è quasi alla fine del tragitto di questa strada di montagna, di montagna, che ci ha regalato delle belle emozioni. Gli orsi non ne abbiamo visti purtroppo, ma temiamo che sia proprio per il periodo, perché probabilmente sono già in letargo, quindi chi di voi conosce le abitudini degli orsi ci faccia sapere se in altre stagioni magari così dicono che sia più facile vederli, però volevamo, non dico toccare con mano perché insomma l'orso non è mai il caso, però almeno vederli. Ci accontentiamo della vista del lago, che è artificiale. È un lago artificiale, non so se l'hai detto. No, non l'ho detto, perché infatti qui abbiamo una diga, più a valle ovviamente. È un lago molto lungo e stretto, però bello, perché insomma poi inserito in questo contesto il colore dell'acqua anche è molto molto bello. Siamo soddisfatti, a parte per gli orsi, Esatto. che effettivamente è un pochino di delusione, la devo dire, perché ci speravo tanto. Pazienza. Questa, ragazzi, è la diga di cui vi parlavamo prima, con la visuale del lago. Guardate che bellezza con il sole. Non abbiamo trovato gli orsi, ma abbiamo trovato la signora con al guinzaglio una mucca. Vabbè, va bene lo stesso. Va no? bene, guarda, con questa facciamo pari, dai. facciamo pari. Dopo la discesa a valle, che poi tanto valle non è, perché comunque non siamo proprio sul livello del mare, siamo passati ad una fontana a fare rifornimento d'acqua. Abbiamo pianato sia le nostre bottiglie che il serbatoio di Charlie. Adesso siamo a posto e siamo entrati in un paese che si chiama Curtea de Arges, sempre che lo pronunci bene, abbiate pietà, perché non conosciamo una parola di rumeno, e scusateci signori rumeni, le signore rumene, per la pronuncia.
E stavo dicendo che stiamo cercando e abbiamo individuato sulla nostra applicazione Park4Night un parcheggio giorno e notte qui in centro, in questo paesino, davanti alla chiesa. Quindi siccome è un po' tardi, sta scendendo la notte, ci fermiamo, ci riposiamo un attimo, facciamo cena e poi ci aggiorniamo domani mattina. Si è fatto ormai buio, ragazzi. Quello che avete appena visto è il parcheggio dove passeremo la notte. Speriamo dormire sonni tranquilli. Speriamo. I burnout, o meglio le sgommate, sono sempre in agguato. Ci sono anche le tracce sull'asfalto, però che si deve fare? Speriamo, domattina vi sapremo dire. Voi rimanete lì e ci vedrete domani, perché andremo a visitare una cosa che è proprio qui davanti a noi, interessante. Il motivo in più per cui abbiamo parcheggiato qui. Esatto, anche per camminare meno domani mattina. Via, vi salutiamo. Un abbraccio e un bacio a tutti, grazie di essere stati con noi come sempre. Mettete tanti mi piace, condividete i nostri video e ci vediamo col prossimo episodio. Ciao! Ciao! Ciao a tutti!